Buon Ferragosto ragazzi, buon Ferragosto. Io spero che siate al mare, in montagna, con amici, famiglia, da soli, con chi vi pare, però che vi stiate rilassando perché vi assicuro che è importantissimo. Io dalla mia parte sono anche un po' contento di essere tornato a casa dopo un paio di settimane di vacanza, campeggio con 2 figli dopo 2 settimane è più che sufficiente, ma in realtà è anche bello tornare nello studio perché ci si hanno le proprie comodità, le luci, eccetera, eccetera, eccetera. Poi se ci fosse stato il periodo migliore per andare via un paio di settimane è chiaramente stato questo, perché non mi sembra che la Juventus abbia fatto chissà cosa, il mercato è stato abbastanza soporifero e si ripetono un po' le stesse cose, tracce nuove, tracce vecchie, ma siamo sempre lì, i problemi sono sempre quelli. Comunque siamo alla stretta finale, che si voglia o meno, settimana prossima iniziano le danze, si parte col Parma e quindi si inizia a fare sul serio e si sa bene che insomma alla fine dell'anno tutti i punti contano, quindi non è che possiamo partire aspettando che arrivi chissà chi, dobbiamo partire spediti. Comunque prima di iniziare iscrivetevi al canale sempre, siamo quasi a quota 5.000, grandissimi, e poi commentate ragazzi, commentate, per piacere commentate e poi lasciate un mi piace, importantissimo. Comunque diciamo che io non vi voglio fare subito arrabbiare, però ci provo, non vi arrabbiate, non vi arrabbiate. Però capisco la filosofia della Juventus. Noi arriviamo da anni in cui sperpeniamo risorse, denaro, milioni di euro per calciatori che poi si rivelano non adatti per colpa loro, ma anche per colpa nostra, e adesso ci arriviamo, e secondo me è giusta ormai questa mentalità di cedere prima di comprare, perché altrimenti insomma ci troviamo calciatori come Arthur che abbiamo sul groppone da 4-5 anni e noi continuiamo a spalmare. Io di spalmare sapevo ci fosse solo una Nutella, invece qua continuiamo a spalmarli, Milik, Arthur, per tenerci più a lungo, per abbassare il peso a bilancio, mandiamoli via questi calciatori, perché non li utilizziamo, mandiamoli via. Mi sembra una roba abbastanza ridicola, ma comunque capisco il punto di vista finanziario e capisco molto bene le mosse della Juventus. Però dico una cosa, è anche arrivato il momento di chiedere un po' di più a questi allenatori, nel senso l'anno scorso Motta doveva essere quello che rivalorizzava i calciatori e ci dava un po' quella spinta in più con i giovani, questo e quell'altro. In realtà è stato un distruttore più che un costruttore, si è creato nemici tra virgolette chiaramente dal punto di vista sportivo un po' dappertutto e ha rovinato quello che poteva essere un progetto interessante. Tudor invece mi sembra che abbia iniziato sul piede giusto, abbia la filosofia giusta, tra l'altro in sintonia con la società, però deve essere lui che valorizza questi calciatori, soprattutto rivalorizza calciatori che li abbiamo. Noi continuiamo a parlare di esuberi, ma alcuni calciatori secondo me potrebbero anche rimanere e forse essere anche delle sorprese. Se uno fa allenatore di calcio, una squadra come la Juventus ha l'obbligo di valorizzare le risorse, come in qualsiasi altra azienda. Io lo so che il calcio non è come avere un'azienda che fa scarpe ragazzi, però visto che tu lo stipendio a questi calciatori lo paghi, che tu li faccia giocare o meno, è il tuo di dovere di farli rivalorizzarli, perché comunque loro prima o poi un altro contratto lo trovano da qualche altra parte e tu invece hai speso 1 milione di euro senza poi diciamo in sostanza ricevere nulla, quindi è una cosa secondo me importantissima e insomma non possiamo valutare calciatori come Douglas Luiz per esempio dopo solo un paio di amichevoli, quella contro il Borussia, la next gen con l'assist, il gol non conta nulla, però bisogna anche cercare di capire che capitano anche le annate sbagliate. Io dall'inizio che continuo a difendere Douglas Luiz, a parte l'episodio chiaramente quello del non presentarsi al ritiro che è una cosa vergognosa, ma uno può anche scusarsi, ritornare sui suoi passi e farsi perdonare, la vita è fatta anche di questo, però insomma lui si trasferisce dall'Inghilterra con la compagna, i due poi la relazione finisce, c'è un problema emotivo, c'è un problema fisico, l'allenatore non lo vede, sei in un posto nuovo e questi sono calciatori comunque di 24-25 anni ragazzi. Noi ci aspettiamo delle cose come se questi fossero persone mature di 50-60, anche se poi anche quell'età lì tanti sono immaturi, bisogna anche un po' capire le situazioni, quindi secondo me Douglas Luiz le qualità ce l'ha e potrebbe persino con l'aiuto di Tudor rivalorizzarsi se rimanesse, e vi ripeto la Juventus ha comunque sempre in vista la cessione di Douglas Luiz, questo è l'obiettivo, però se rimanesse secondo me ci potrebbero essere delle possibilità per lui e per noi per ritrovarsi un acquisto che avevamo già in casa. Poi per quanto riguarda Kolo Muani, questa insomma è la telenovela dell'estate. Kolo vuole la Juve vuole Kolo e sembra che siamo un po' alle strette finali. Siamo alle strette finali perché si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ringraziamo anche Gianni Balzarini che oggi ha fatto un contenuto anche a Ferragosto, bravissimo Gianni come sempre, ma come dice lui cifre tra i 55 e 60 milioni se si raggiungessero certi obiettivi, dove in questo momento non si sanno, potrebbe essere la Champions, si pensa alla Champions perché comunque porta introiti, quindi sarebbe più facile per la Juventus poi andare a investire parte di quei soldi sul calciatore.
Capisco che siano cifre alte, però in questo momento, ragazzi, è l'unica nostra opzione ed è anche un calciatore che abbiamo avuto per 6 mesi, lo conosciamo, è apprezzato dalla dirigenza, dall'allenatore e dai compagni. Quindi è la scelta più sensata. E ricordatevi che dal punto di vista dei costi, non è che in giro di calciatori quest'estate che fanno gli attaccanti di qualità ne abbiamo visti venduti a 20-30 milioni, quindi le cifre sono quelle. Aggiungo anche su Sancho, perché quella è un'altra telenovela che ci ha tenuto compagnia ormai da più anni, però se andasse da Roma vi assicuro che a me non darebbe così tanto fastidio. Io credo che l'ultima cosa di cui la Juventus ha bisogno in questo momento è di andare a fare un gamble, quindi azzardare su un calciatore come Sancho, che ha dei limiti chiaramente caratteriali, che probabilmente sono stati anche valutati dalla società. Ne abbiamo un altro rosa che si chiama Dusan Vlahovic, non ce ne serve un altro e non possiamo scommettere così alla cieca, perché a noi ad oggi servono certezze. Ci servono certezze. E anzi, aggiungo questo: se la Roma veramente ha intenzione di vendere Manu Koné, non so quali siano le cifre, però quello secondo me sarebbe un calciatore da prendere, perché è il calciatore perfetto per la Juventus, perfetto compagno di Thuram, calciatore che ha tecnica, visione di gioco e costruirebbe secondo me una diga perfetta per quello che è il calcio di Tudor. In più con Locatelli, che per quel che se ne dica, secondo me Locatelli può essere un ottimo giocatore da rotazioni per la Juve e l'ha dimostrato, secondo me creeresti un centrocampo molto ma molto interessante. Quindi Manu Koné è un qualcuno che, se veramente fosse disponibile, la Juventus deve obbligatoriamente, a mio parere, commenti qua sotto, fare una prova per averlo. Nico Gonzalez, per lui sembra che ci sia l'opportunità di andare all'Atletico Madrid, scelta che per me, dal punto di vista suo, della carriera, e anche visto che comunque c'è un altro argentino come Simeone al comando, potrebbe essere per lui la scelta migliore. La Juventus, se riuscisse a monetizzare, nel senso evitare la minusvalenza con un prestito anche lì che potrebbe essere oneroso, con un obbligo di riscatto su cifre intorno ai 30 milioni, si toglierebbe un bel problema e un bel anche stipendio a bilancio, farebbe contento lui, farebbe contento noi e probabilmente ci darebbe anche l'opportunità di andare a spingere su quello che ci serve davvero, che è prima di tutto Colomouani, perché ci serve una punta, ma soprattutto un esterno a tutta fascia, perché Gonzalez non lo è. UEA l'abbiamo venduto, poi abbiamo Savona che è infortunato, che comunque sembra che ci siano anche voci di mercato, ma comunque non è un calciatore a mio parere che può fare nella Juventus tutte le partite. Joao Mario è un buon giocatore, un giocatore interessante che comunque ci farà vedere di cosa è fatto, però dal punto di vista tattico è un po' limitato, ha solo un certo tipo di caratteristiche e secondo me nelle 60 partite, 55 che dovrebbe giocare la Juventus, c'è bisogno di un po' di varietà e di un calciatore di un certo livello, di qualità, molto bravo dal punto di vista offensivo ma anche difensivo. Ci serve qualcosa in più. Quella secondo me è una delle lacune più grosse ad oggi della Juventus in rosa. Poi parliamo anche di Dusan Vlahovic, perché è chiaro che comunque, insomma, parliamoci chiaro, la sua avventura è finita, ne abbiamo parlato e straparlato, fischi durante l'amichevole con la Next Gen, ci stanno o non ci stanno, questo lo lascio a voi a giudicare. Secondo me quando uno è un calciatore e comunque non perché ha pagato tanti soldi, ma perché poi va a diciamo ad avere un certo tipo di atteggiamento nei confronti della sua tifoseria, a volte i fischi un po', cioè arrivano proprio come reazione a quello che è un atteggiamento che ormai ha un po' stancato, e Dusan si dovrebbe anche rendere conto che il mercato è quasi finito, dovrebbe un po' diminuire le sue pretese e rendersi conto che alla fine, se non c'è la fila per lui nemmeno a 20 milioni, forse vorrà dire anche che tutte queste qualità non le ha. Poi gli auguro di andare a giocare in una squadra di altissimo livello, però mi sembra che abbia dimostrato che per una veramente big non credo che sia in grado di dare quello che una squadra di quel livello ha bisogno. Però in sua difesa aggiungo due cose: la prima, che comunque il contratto gliel'abbiamo fatto noi; la seconda, che in Italia abbiamo questa mentalità che se tu vai via a parametro zero sei un traditore. Allora io parametri zero a me non piacciono, credo che comunque ci dovrebbe essere sempre un certo tipo di transazione con il club che ha il cartellino, perché altrimenti insomma si farà molto fatica, soprattutto in Italia, ad andare avanti in questa maniera senza riuscire a cimolare soldi anche dai parametri zero. Però in altri campionati, come poi in Inghilterra, sono cose normali, i calciatori vanno via a parametro zero e poi la società decide come utilizzarli: tribuna, panchina, lista Champions, non lista Champions, gli ultimi 5 minuti. Però ricordatevi, se non arriva Colomani e hai solo questi due, perché Milik ormai non sa più neanche dove sia finito, ogni tanto guardo ma non lo trovo, avrai bisogno anche di lui, ce l'hai lì e forse ha più senso arrivare a fine contratto, nonostante io non lo voglia, non vi arrabbiate,
nonostante non lo voglia. Però la situazione è questa, e poi anche se arrivasse uno come Colomoni, devi sempre essere insomma sicuro che non si infortuni nessuno. Se si infortuna qualcuno, tu vai in difficoltà. Io credo anche che tra l'altro Jonathan David sia un calciatore perfetto per la Juventus a questo punto di vista, perché quello che manca a Vlahovic è il fatto che lui non è un giocatore di raccordo. È un giocatore che comunque non ha le qualità di Jonathan David, lascia stare le due amichevoli, mi interessano poco, lo vedremo e lo valuteremo a fine del girone d'andata David, però è un giocatore, come si dice di questi tempi, molto più associativo. Essendo molto più associativo, quello che dà alla Juventus dà l'opportunità di mantenere la squadra un po' più corta e di evitare quell'isolamento che capita spesso a Vlahovic. Parte colpa sua, parte colpa della squadra, parte colpa della sua tecnica, parte colpa anche di chi struttura il gioco, però la Juventus, come sappiamo bene, è sempre mancata negli ultimi 4-5 anni la qualità negli ultimi 30 metri, l'ultimo passaggio, quindi lì si torna a Dragas Luiz, si ritorna al fatto che tu in squadra ce l'hai uno che può fare l'ultimo passaggio di qualità, e non bisogna essere Mbappé di velocità, non bisogna essere dei fulmini come Henry. La velocità conta fino a un certo punto se si ha visione di gioco, perché altrimenti uno come Modric a 40 anni non giocherebbe ancora e non avrebbe giocato ad altissimi livelli fino all'anno scorso con il Real Madrid. Non sto dicendo che Dragas Luiz e Modric, ci mancherebbe pure, però dico che alla volte la velocità non è tutto. Se uno ha visione di gioco, qualità, tocco di palla e tecnica, può sopperire a un sacco di altre cose. E noi, vi ripeto, la Juventus abbiamo negli ultimi anni comunque non messo tanti attaccanti nelle condizioni di arrivare al tiro davanti al portiere. Non solo uno contro uno, ma proprio davanti al portiere, come il gol che fa Vlahovic chiaramente con la next gen, perché magari su 10 occasioni per uno come Vlahovic 5 le sbaglia ma 5 le fa. E allora io vi dico, è proprio lì che voglio arrivare, ci vuole più qualità, ci vogliono più giocatori che hanno qualità in mezzo al campo, penso a Manu Koné, però ci vuole anche un gioco, mi aspetto un gioco quest'anno diverso alla Juventus, abbiamo visto già degli abbozzi contro il Borussia Dortmund, dove si può creare gioco, ma si può creare anche occasioni da gol nitide, non sempre quelle situazioni dove il gol può venire fuori in maniera sporadica. La Juventus deve lavorare su quello. Comunque, il mercato sicuramente, vi assicuro ragazzi, si muoverà nei prossimi giorni, a noi serve qualcosa, almeno 2-3 calciatori, e poi i prestiti andranno fuori, ci saranno sicuramente 4-5 prestiti, me li aspetto, una rosa così non può esistere, capiterà. Quindi secondo me nelle ultime 2 settimane di mercato ci saranno molti più contenuti interessanti, vi terrò informati, domani nel frattempo ultimo test contro l'Atalanta, test vero, sarà interessante guardare la partita, faremo chiaramente un commento dopo, e poi nelle prossime settimane ci saranno anche delle novità, perché pian piano il canale sta crescendo e quindi ci saranno anche delle novità e spero che vi piacciono, ma vi tengo informati. Comunque ragazzi, godetevi Ferragosto, basta pensare alla Juve, bevete una birretta, un caffè, un tè, mangiatevi una pasta, quello che vi piace, godetevi gli amici, ma mi raccomando, sempre forza Juve. Un bacio, ci sentiamo in questi giorni. Ciao!